Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Immagina di vivere in un quartiere dove tutti si conoscono, dove le strade sono tranquille e le conosci a memoria fin da quando sei piccola. I vicini sono come una seconda famiglia per te e il rumore dei bambini che giocano ti sembra rassicurante. Ti hanno sempre insegnato a non fidarti degli sconosciuti, ma tra quelle strade nessuno per te è davvero un estraneo. Men che meno Ariel, quell'uomo così affabile e carismatico che appartiene ad una delle famiglie più stimate della piccola comunità sudamericana di Cleveland dove sei nato. Eppure, al 2207 di Seymour Avenue si nasconde qualcosa di veramente indicibile. Nessuno può immaginare che tra quelle pareti l'ordinarietà ha lasciato il posto all'orrore. 7 years ago. It was 8 years ago. It's been 9 years. Today marks 10 years since Cleveland teenager Amanda Berry disappeared. Gina's family has been gathering right here at the... FBI agents and police are searching for the remains of a missing teen. These girls will never be found. They're dead. They're gone. Oggi vi racconto la storia di Ariel Castro e di come la vita di 3 giovani donne sia cambiata per sempre senza che nessuno quasi se ne accorgesse. Michelle Knight nasce a Cleveland il 23 aprile del 1981 e nasce in una vita complicata, una vita che purtroppo non le farà mai nessuno sconto. Sua madre si chiama Barbara e suo padre è ignoto, non si sa chi sia, quindi Barbara è da sola e deve badare a Michelle e anche ai suoi fratelli, ma non sa come fare. Quella di Michelle, infatti, è una famiglia estremamente povera. Pensate che per un periodo hanno addirittura vissuto in macchina perché non potevano permettersi una casa. A scuola inoltre Michelle viene presa in giro dai suoi compagni perché ha delle difficoltà cognitive e per questo viene emarginata, viene bullizzata. E come se tutto ciò non bastasse, dall'età di 12 anni in su subisce anche violenze da parte di un uomo, un membro della sua famiglia, un parente. Michelle ad un certo punto dice basta, non vuole più vivere in quella vita e prende la decisione estrema di scappare di casa. È giovanissima, ma nonostante questo si ritrova a vivere per strada, dormendo al freddo sotto una panchina al parco e procurandosi il cibo frugando nei bidoni della spazzatura. Qualche volta riesce a ripararsi e a stare un po' più al caldo all'interno di una chiesa battista che offre un servizio di mensa per i poveri ogni mattina ed è proprio qui che una persona la riconosce e avverte i suoi familiari. I suoi familiari la costringono a tornare a casa e a ricominciare a frequentare la scuola. A questo punto Michelle frequenta il liceo, ma anche qui Michelle è molto infelice. I compagni la bullizzano, non le permettono di integrarsi e l'unica persona con cui Michelle riesce a legare è un ragazzo più grande di lei, con cui lei inizia una sorta di relazione, nel senso che hanno dei rapporti e purtroppo in questo modo Michelle rimane incinta. First she let off a big scream. Ow! And then here comes the water. And then here comes gotta go get somebody. Cause there wasn't no stopping that baby coming out. Il piccolo, che Michelle chiama Joy, nasce il 24 ottobre del 1999, ma anche lui, esattamente come sua madre, nasce in una vita che già da subito decisamente non gli sorride. Un giorno infatti Michelle lascia il piccolo Joy a sua madre mentre va a lavoro. Sembra una giornata normale finché purtroppo avviene un tragico incidente. Il fidanzato della madre di Michelle, un uomo violento e con problemi di alcolismo, afferra il piccolo Joy da una gamba e facendo così
gli frattura il ginocchio. Joy viene portato all'ospedale e ovviamente vengono allertati immediatamente i servizi sociali che tolgono il piccolo a Michelle. Michelle però è determinata a recuperare l'affidamento di Joy e il 23 agosto del 2002 si reca ad un incontro in tribunale, ma mentre sta cercando il palazzo dove recarsi si perde, così inizia a vagare a piedi fino ad un Family Dollar Store, che sarebbe una specie di discount, dove entra per chiedere ad un commesso indicazioni per insomma il posto in cui doveva andare. Il commesso però non sa come aiutarla, ma è a quel punto che Michelle incontra una persona che conosce, il padre di una sua vecchia compagna di scuola, un uomo di nome Ariel Castro. Castro sente Michelle chiedere informazioni e si propone di aiutarla, anzi dice che l'avrebbe proprio accompagnata lui a quell'indirizzo. Michelle lo ringrazia e accetta il suo passaggio. Durante il viaggio in macchina, Castro chiacchiera con Michelle del più e del meno e tra le varie cose le dice di avere una figlia piccola a casa, nata da poco, e le dice di volergliela mostrare, di volergliela far conoscere, tanto casa sua, le dice, si trova sulla strada. Michelle, forse per mostrarsi gentile, accetta e così Castro guida fino a casa sua, al 2207 di Seymour Avenue, scende dalla sua macchina e fa entrare Michelle dentro casa. La conduce al piano di sopra, la fa entrare dentro ad una piccola camera da letto rosa e all'improvviso chiude la porta dietro di sé a chiave e spinge Michelle a terra. Michelle ovviamente urla, ma lui, tappandole naso e bocca, le dice: "Se urli di nuovo, io ti ucciderò". Michelle perde i sensi ad un certo punto e quando si risveglia si ritrova Ariel Castro in piedi sopra di lei che le ordina di non muoversi. Poi afferra le gambe di Michelle e lega una corda intorno alle sue caviglie con un nodo, pensate, così forte da fargliele addormentare, da fargliele intorpidire, e allo stesso modo le lega anche i polsi dietro la schiena. Infine passa la corda anche dietro al suo collo e insomma possiamo dire che la incapretta. Quello che le fa dopo io ve lo risparmio perché penso sempre che non sia necessario, non sia sempre necessario scendere in tutti i dettagli. Sono sicura che potete immaginare cos'è accaduto. Ma per farvi comprendere la psiche distorta di Ariel Castro è importante sapere questa cosa. Lui con Michelle alterna momenti di violenza sessuale a momenti di gentilezza, se vogliamo chiamarla così, e poi ad altri momenti di violenza. Cioè, quel primo giorno le fa violenza, poi le dice che vuole solo diventare suo amico e le racconta di come sua moglie lo abbia abbandonato. Incredibile, chi lo avrebbe mai detto. Poi la picchia selvaggiamente dicendole che tanto, anche se dovesse urlare, nessuno la sentirebbe, e infine le infila un calzino sporco in bocca e la lega sempre in quel modo che vi ho descritto prima, ma la lascia questa volta sospesa dal pavimento, cioè la lascia tipo appesa, come se fosse un oggetto, un ornamento, qualcosa da esibire. Questa purtroppo è solo l'inizio di una lunga e terribile prigionia per Michelle, prigionia che durerà moltissimo tempo. Castro ogni giorno va da lei, le porta da mangiare ogni tanto e le fa violenza ripetutamente ogni singolo giorno. Michelle purtroppo ad un certo punto rimane anche incinta di Castro, diverse volte in realtà, e lui tutte le volte le fa perdere il bambino. And each time he aborted it, one was worse than the other. First, he'll starve me. He'll give me soda all the time to prevent milk. He'll throw me downstairs. Use blunt objects to abort it. Pipes, bats, he will use anything to make it go away. One day he came in the room and I was sleeping and he jumped on my stomach.
And he's the reason why I can't have children now. And that's the most suckiest feeling ever. Intanto la madre di Michelle, Barbara, denuncia la scomparsa della figlia alle autorità, ma la polizia purtroppo non indaga più di tanto, anche perché di fronte alla situazione disagiata della famiglia e vedendo che comunque Michelle era già scappata di casa una volta, si convincono del fatto che sia semplicemente scappata di nuovo. Purtroppo però non è così. Michelle non è scappata, Michelle è stata rapita e non sarà l'unica ragazza che Ariel Castro rapirà. Ma chi è questo mostro? Chi è Ariel Castro? Prima di continuare a raccontarvi le mostruosità che quest'uomo ha compiuto, fatemi spiegare un po' quello che sappiamo di lui. Ariel Castro nasce a Duey, un piccolo villaggio di Porto Rico, l'11 luglio del 1960. Ariel è il terzo di 4 fratelli e la sua è una famiglia abbastanza importante. Possiedono anche dei piccoli lembi di terra, ma nonostante ciò le loro condizioni di vita sono davvero, davvero precarie. Pensate che Ariel è nato in una baracca di legno senza né acqua corrente né elettricità. I genitori di Ariel divorziano quando lui è ancora molto piccolo e questo perché la madre scopre che il padre ha da tempo una relazione clandestina con un'altra donna, dalla quale addirittura ha avuto dei figli, ben 4 figli. Il padre, infatti, il padre di Ariel, che si chiama Pedro, finisce per sposare la sua amante, abbandonando completamente la sua famiglia, e questa cosa segna Ariel profondamente, provocandogli un vero e proprio trauma dell'abbandono. Come se non bastasse, anche la madre se ne va. La madre di Ariel si trasferisce negli Stati Uniti e smolla i suoi figli, quindi Ariel e i suoi fratelli, alla nonna, che continua a crescerli, ma un po' così, senza troppa supervisione. Ariel Castro infatti racconterà di aver subito violenza all'età di soli 5 anni da parte di un amico di famiglia che però era un altro bambino, un bambino che si chiamava Puccio, che di anni ne aveva solo 9. Nel 1966 Ariel e i suoi fratelli raggiungono la madre negli Stati Uniti, vanno a vivere in Pennsylvania e cominciano una nuova vita lì. Sempre secondo quanto riporta Ariel, la madre si comporta in modo sempre molto violento, sia verbalmente sia fisicamente, picchiando i figli praticamente ogni giorno usando bastoni, usando cinture. In quel periodo però nasce anche una grande passione in Ariel, quella per la musica. Questo grazie a suo zio, che ad un certo punto gli regala una piccola chitarra e lo stimola e lo motiva nell'imparare a suonare, perché secondo lui Ariel ha un talento naturale. Nel 1968 anche il padre di Ariel si trasferisce negli Stati Uniti, si trasferisce a Cleveland, in Ohio, dove avvia un'attività propria, apre un'autorimessa che va parecchio bene e dopo qualche tempo anche i fratelli di Pedro, quindi gli zii di Ariel, raggiungono Pedro a Cleveland e ognuno di loro si apre un'attività. Uno si apre una rosticceria, uno un negozio di dischi e diventano così una delle famiglie più note e influenti della comunità portoricana di Cleveland. Diventano un vero e proprio clan, come li definiscono in molti. Pare però che i Castro siano anche stati indagati dall'FBI per traffici illeciti e possesso di armi. Probabilmente avevano un qualche contatto con la malavita e con le gang latine che erano attive nella zona. A questo punto comunque Ariel frequenta il liceo, ma è uno studente sotto la media. I suoi voti sono diciamo non molto buoni e le sue capacità cognitive sembrano essere molto basse e in generale si mette sempre nei guai, cioè finisce ogni giorno in qualche rissa e inizia proprio a mostrare dei comportamenti sempre più problematici. Per esempio, una volta viene accusato di aver molestato una ragazza toccandole il seno. Una cosa comunque in cui eccelle
e la musica. Lui continua a studiare musica, continua a suonare, entra nella banda della scuola e poi mette su proprio una sua band dove suona il basso, e possiamo dire che la musica tira fuori il suo lato estroverso, cioè gli dà un'identità, anche perché grazie al fatto di essere in una band Ariel diventa più popolare. Le ragazze si avvicinano a lui. Una di queste ragazze è Nilda Figueroa, che si trasferisce con la sua famiglia in una delle case di fronte a quella di Ariel. Lui, quando la vede, le fa i complimenti, la invita ad assistere alle prove della sua band e, in men che non si dica, i due sono una coppia. Nilda è una ragazza molto semplice, lei lavora in una fabbrica e sogna di sposarsi e di mettere su una famiglia ed è innamoratissima di Ariel, mentre invece lui non proprio. Ma nel 1980 Nilda rimane incinta e la famiglia di lei dice chiaramente ad Ariel che adesso deve sposarla. I due quindi si sposano e da fuori sembrano in tutto e per tutto una famiglia ordinaria. Ariel fa l'operaio metalmeccanico e lavora anche con la musica, suonando a varie feste di compleanno, matrimoni, e nel 1981 nasce il loro primo figlio. Ma subito dopo essere diventato padre, il comportamento di Ariel nei confronti di Nilda cambia drasticamente. Lui inizia a essere molto controllante, possessivo, la forza ad avere rapporti anche quando lei non vuole, la tratta proprio come se fosse di sua proprietà. Ariel inizia a picchiarla ferocemente sempre più spesso e Nilda è costretta ad uscire di casa sempre coprendosi il volto per nascondere i lividi. Purtroppo Nilda rimane incinta di un secondo figlio, ma il comportamento di Ariel nei suoi confronti non cambia, anzi la costringe a occuparsi di tutte le faccende domestiche anche quando lei è esausta e, nonostante sia incinta, continua a picchiarla. Il 13 gennaio 1983 Nilda dà alla luce una bambina, ma dalla sua nascita Ariel non permette a nessuno di toccarla, neanche a Nilda, e anzi, durante una brutta discussione, Ariel prende Nilda, la spinge in una grande scatola di cartone, la chiude dentro e le urla di non uscire fino a suo nuovo ordine. Pochi mesi dopo Ariel viene licenziato dalla fabbrica in cui lavorava e inizia a percepire una sorta di disoccupazione. A questo punto, quindi, passa la maggior parte delle sue giornate in casa e inizia a fare uso di sostanze e per comprarsele usa tutti i buoni pasto di sua moglie. La situazione tra le mura domestiche è molto tragica, ma il punto è che da fuori nessuno direbbe mai nulla perché comunque Ariel continua a suonare nei weekend in alcuni locali e chi lo conosce in quegli ambienti lo ricorda come un tipo affascinante, un tipo un po' eccentrico, ma le cose peggiorano sempre di più. Nel 1988 Nilda rimane incinta per una terza volta, ma Ariel non smette di essere violento, addirittura un giorno la colpisce in testa con un bilanciere, solo pochi giorni prima del parto. Beat my sister, he stomped on her head, he kicked her in the stomach. Nilda miracolosamente comunque non riporta danni permanenti e dà alla luce una bambina sana e finalmente il 30 settembre del 1989 viene chiamata la polizia, ma purtroppo succede ben poco. Nilda è troppo spaventata e si rifiuta di sporgere denuncia contro Ariel, così la polizia è costretta a lasciarlo andare senza poterlo neanche accusare. My understanding from the records is that she suffered a broken nose twice. She had broken teeth and she otherwise was abused, but they were never followed through as a conviction. In tutto ciò, ovviamente, immaginate i figli, quanto possano soffrire. Il figlio maschio, quello più grande, a questo punto ha solo 8 anni, ma spesso deve intervenire lui e mettersi fisicamente tra suo padre e sua madre per evitare che lui la uccida.
Solo un anno dopo, nel 1989, Nilda rimane incinta un'altra volta e dà alla luce un'altra figlia femmina. A questo punto Ariel trova un nuovo lavoro. Nel 1990 viene assunto come autista di scuolabus, quindi questo tizio inizia a lavorare a contatto con i minori. Nel 92 poi Ariel, Nilda e i loro figli si trasferiscono in una nuova casa al 2207 di Seymour Avenue. Si tratta di una bella casa indipendente, una casa su 2 piani con 5 camere da letto, un piccolo prato davanti, un cortile sul retro e con anche un seminterrato di 70 metri quadri. E anche se la sua immagine pubblica di Ariel è positiva, nel privato continua a essere un uomo sempre più violento e sempre più disturbato. Le sue regole diventano sempre più restrittive e anche le sue idee diventano via via sempre più strane. Poco dopo essersi trasferito, Ariel acquista un manichino inquietante a grandezza naturale con gli occhi a mandorla che indossa un lungo abito e una parrucca nera. Poi lui praticamente prende questo manichino e lo mette sul sedile posteriore della sua auto e guida in giro per Cleveland, spaventando la gente con questo manichino. Inoltre in casa inizia a installare lucchetti ovunque e trasforma il seminterrato in una specie di segreta, alla quale si accede tramite una botola e lo circonda anche di uno strato di mattoni, cioè costruisce tutti dei mattoni intorno ai muri per insonorizzarlo. Ma i suoi comportamenti bizzarri non finiscono qui. A volte Ariel resta fuori casa per lavoro anche diversi giorni perché va a suonare in giro anche in altre città e in quei periodi prende l'abitudine di chiudere la moglie e i figli dentro casa. Li chiude a chiave e non li fa uscire. E ad un certo punto arriva anche a oscurare tutte le finestre, le ricopre di giornali, di tavole di legno. Ad ottobre del 1993 Ariel spinge Nilda giù da una rampa di scale di pietra, rompendole il craneo e causandole danni cerebrali permanenti. Infatti, alla fine di novembre, Nilda inizia ad avere delle convulsioni e per questo viene ricoverata per un intervento chirurgico al cervello. Ma proprio durante questa operazione i dottori trovano qualcos'altro, trovano un tumore al cervello, un meningioma, un tumore impossibile da rimuovere del tutto. Ma neanche questo cambia la situazione o placa la violenza animalesca di Ariel nei confronti di Nilda. Dopo neanche un mese dall'operazione, Ariel, ubriaco, aggredisce Nilda in modo come sempre brutale. Nilda questa volta si fa coraggio e sporge denuncia per poi purtroppo ritirarla dopo poco. Il procuratore però decide di approfondire il caso. Ariel viene infatti arrestato, ma il giudice fissa una cauzione di $25.000 che viene pagata e che quindi permette ad Ariel di tornare nuovamente in libertà. E come se non bastasse, nel febbraio del 94 la giuria rifiuta di incriminarlo per violenza domestica e questo perché Nilda di nuovo si rimangia tutto e nega addirittura che il pestaggio sia mai avvenuto. Solo anni dopo si scoprirà ovviamente che Ariel Castro aveva minacciato Nilda di ucciderla e di uccidere anche i loro figli se avesse testimoniato il vero davanti alla giuria. Ma nel 1996 finalmente questa relazione finisce. Nilda lascia Ariel Castro, letteralmente scappa insieme ai suoi figli di cui ottiene la custodia totale. Dopo essere stato finalmente lasciato dalla ex moglie, Ariel Castro, poco prima del suo 40° compleanno, partecipa ad un appuntamento al buio organizzato da un amico, dove conosce un'altra donna. Questa donna si chiama Lillian Roldan e ha 16 anni in meno di lui.
Lillian conosce la famiglia Castro fin da quando è bambina, perché anche lei è portoricana e si innamora subito di Ariel. E al contrario di quello che potreste pensare, la loro relazione è normale, ordinaria. Ariel idealizza Lillian, la mette proprio su un piedistallo. Freud avrebbe moltissimo da dire su questa cosa perché Lillian era il nome della madre di Ariel. Forse c'è un collegamento tra le due cose, forse no, poco importa. Quello che importa è che Ariel non maltratta Lillian, non è violento con lei, non la picchia, non la sodomizza, ma allo stesso tempo, da quando la sua ex moglie lo ha lasciato, ha sviluppato una vera e propria ossessione per il sesso sadomasochistico, ma non può ottenere quel tipo di rapporto da Lillian, perché la tratta troppo bene, non hanno quel tipo di rapporto, ed è così che Ariel matura l'idea di trovare qualcuno da cui poterlo ottenere, una specie di schiava sessuale. Siamo infatti nel 2002, che è l'anno in cui rapisce la povera Michelle. Quindi ora che conosciamo le origini di questo mostro, di Ariel Castro, torniamo al presente della nostra storia. Ariel quindi esce con Lillian, ma allo stesso tempo tiene prigioniera in casa Michelle. E voi vi chiederete, com'è possibile che lei non si accorga di niente, che Lillian non si accorga di niente? Semplice, Lillian non abita lì e non va praticamente mai a casa di Ariel. Ariel non fa andare mai nessuno a casa sua, trova sempre qualche scusa. Ma come vi dicevo, Michelle non è l'unica ragazza che Ariel rapisce. Nell'aprile del 2003 arriva il turno di una seconda ragazza. Il suo nome è Amanda Berry. Amanda nasce il 22 aprile del 1986 e cresce a soli 3 isolati dalla casa di Ariel. Amanda è una ragazza molto tranquilla, con una vita ordinaria. Al momento del rapimento ha quasi 17 anni e, come la maggior parte dei ragazzi a quell'età, ha degli amici, ama andare alle feste, ama la moda, le piace vestirsi bene, le piace la musica. Siamo al 21 aprile del 2003. La giornata di Amanda inizia bene. È molto emozionata perché solo il giorno dopo è il suo compleanno e quel fine settimana ci sarà la festa per il suo compleanno, compirà finalmente 17 anni, quindi è felice, si prepara, si veste e indossa la sua divisa del Burger King, perché lei lavora al Burger King. Poco prima di finire il suo turno di lavoro, Amanda parla con una sua collega e le racconta che appunto il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno. Le racconta che quella sera, arrivata a casa, si sarebbe fatta le unghie e che sarebbe tornata a casa dal lavoro a piedi perché non aveva i soldi per prendere l'autobus. La collega si offre di darle un passaggio, ma Amanda rifiuta. Verso le 19:30 Amanda esce dal Burger King e comincia a camminare verso casa e durante il tragitto incontra Ariel Castro. Una delle figlie di Ariel Castro andava in classe con Amanda. Quindi lei, esattamente come Michelle, lo conosce. Per questo motivo, quando lui si accosta e le offre un passaggio, lei accetta. Perché non dovrebbe? Una volta salita in macchina, Ariel chiede ad Amanda se volesse passare da casa sua per salutare sua figlia e Amanda risponde di sì, le farebbe piacere, era un po' di tempo che non la vedeva, ma ovviamente questa non è altro che una bugia. Arrivati a casa di Ariel, Amanda entra senza alcun timore, ma la figlia di Ariel ovviamente non c'è. Al che lui le dice che probabilmente si sta solo facendo un bagno, quindi nell'attesa dice di voler mostrare ad Amanda la casa. E facendole fare questo tour, Amanda passa davanti ad una stanza e scorge sul letto una ragazza. Lei non lo sa, ma quella ragazza è Michelle. I almost called off work that day because the next day was my birthday. You know, what if I would have called off that day? Amanda chiede ad Ariel chi sia quella ragazza, al che lui risponde che si tratta della sua coinquilina. Poi il copione si ripete. Ariel spinge Amanda nella stanza accanto, l'aggredisce e le fa violenza, poi la porta nel seminterrato e la incatena, lasciandola lì al buio.
Amanda è disperata, piange, chiede aiuto, ma nessuno risponde, nessuno può aiutarla, nessuno può neanche sentirla. Michelle, però, dal piano superiore la sente, ma non può fare niente. Al dolore quindi si aggiunge altro dolore, nel sentire un'altra ragazza subire tutto quello che aveva subito lei. Amanda quindi quella sera non torna a casa. Sua sorella quindi denuncia la sua scomparsa alla polizia perché sa che Amanda avrebbe avvisato se non avesse, cioè se avesse voluto rimanere fuori, insomma non era da lei sparire così. My daughter should not be kept off the news like that, but it's just so frustrating. Somewhere, I mean, I don't care, just come home. La famiglia fa molte apparizioni in TV, soprattutto la madre, Loana, per lanciare appelli, per tenere viva la speranza, ma le autorità non hanno idea di che fine possa aver fatto Amanda, che intanto si trova in una condizione di completa prigionia. Ariel tiene Amanda incatenata, lasciando a sua disposizione solo una piccola televisione dove lei vede costantemente sua madre che la cerca, vede tutti gli appelli che da un lato le danno speranza, ma dall'altro le spezzano il cuore perché immaginate, deve guardare costantemente la sua famiglia soffrire, piangere. La scomparsa di Amanda scuote il paese, il modo in cui viene trattata la sua sparizione tra l'altro è decisamente diverso da quella di Michelle. Per il primo periodo la faccia di Amanda è su tutti i notiziari, tutti i programmi più seguiti come per esempio America's Most Wanted si occupano del caso e non si parla d'altro. Anche se appunto le autorità non hanno idea di cosa sia successo e non hanno minimamente collegato la sua scomparsa a quella di Michelle, cioè per loro sono due cose completamente diverse, anche perché c'è sempre il dubbio che quello di Michelle sia stato un allontanamento volontario. Non sanno neanche che Michelle sia scomparsa. Ariel, infatti, probabilmente si fa prendere dal panico per questo, cioè per il fatto che la scomparsa di Amanda sia così tanto chiacchierata, così tanto discussa, che sia veramente su tutti i notiziari. E quindi, usando il cellulare di Amanda, telefona a casa dei suoi genitori, dei genitori di Amanda, e dice a sua madre che Mandy, che è il modo in cui gli amici chiamavano Amanda, era con lui, che stavano insieme e che si erano sposati. E dice anche alla madre di Amanda che lei non voleva mai più tornare a casa, cioè era una sua scelta. Sua madre da un lato è confusa perché, come vi dicevo, effettivamente solo chi conosceva Amanda la chiamava Mandy. Dall'altro lato sa che sua figlia non è sposata, non si sarebbe mai sposata così di nascosto, quindi capisce subito che qualcosa non va. I said, please let me talk to her. Let me hear her voice. Just let me know she's there. Let me know she's okay. Silence, and then he hung up on me. La polizia ovviamente prova a rintracciare il telefono di Amanda, ma a quell'epoca la tecnologia è poco avanzata e le uniche informazioni che si ottengono è che il telefono di Amanda era stato usato in un'area di circa 30-40 isolati. Gli agenti quindi scandagliano la zona per circa una settimana, 24 ore su 24, sperando anche di intercettare qualche altra chiamata, ma senza nessun risultato. Intanto la prigionia di Amanda continua. Amanda appunto viene tenuta nel seminterrato, legata e spesso con un casco sulla testa. Ariel le dice sempre che se fa la brava, se non urla, se non oppone resistenza, andrà a casa. Lui la lascerà libera. Ma ovviamente non è così. L'uomo le fa violenza più e più volte al giorno, su questo materasso su cui la tiene incatenata che è lercio e disgustoso, ma tutto è lercio e disgustoso. Il seminterrato è sporco e Amanda è costretta a fare i suoi bisogni in un secchio che rimane lì per giorni e che emana un odore nauseabondo. Ariel poi usa qualsiasi cosa che possa essere positiva per le ragazze come un'arma, come per esempio la doccia. Le ragazze, Amanda e Michelle, possono fare la doccia solo una volta ogni 1 o 2 settimane, ma se vogliono farla, sono costrette a farla insieme a lui.
we were only allowed to take baths maybe once a week, and then once every other week. It all depends on how he felt that day. I had to take a shower with him. He forced you to take a shower with him. He thought that, well, I gave her that. I deserve this. Le ragazze vengono lasciate morire di fame e ricevono del cibo solo quelle volte in cui, durante le violenze, non oppongono resistenza. Food was like one of the things that he prolonged. Like, I would go a week without food. And when I did get food, it wasn't very much. Amanda ad un certo punto chiede di poter tenere un diario, qualcosa su cui scrivere per non impazzire, e su questo diario, tra le cose, scrive anche il numero di volte in cui Ariel abusava di lei ogni giorno, perché vive ogni giorno nella speranza che le autorità la trovino e che quindi un giorno potrà raccontare alla polizia tutte quelle cose. Sogna che quel diario un giorno possa diventare una prova da usare contro Ariel Castro. One day, maybe authorities will get to read it and he'll be punished for what he did. L'unica distrazione per Amanda comunque è quella piccola TV, che però appunto è anche una tortura, perché deve guardare costantemente i telegiornali con i suoi familiari, con sua madre che la cerca senza poter fare niente. E un programma che Amanda aveva sempre amato guardare, già prima della prigionia, è questo programma che si chiama Montel Williams Show, che sarebbe un programma in cui praticamente andavano ospiti persone ordinarie ma che avevano storie di vita estreme, che andavano lì a raccontare. E al programma c'era sempre questa famosa medium, Sylvia Brown, che diceva di poter comunicare con i morti e quindi spesso magari aiutava queste persone a comunicare con le persone che avevano perso. Ecco, un giorno, mentre Amanda sta guardando questo programma, vede che l'ospite della puntata è proprio sua madre, che chiede a questa medium di dirle dove sia sua figlia, dove sia Amanda. Amanda è lì che guarda, incredula e felice da un lato, perché lei crede a questa medium, lei amava guardare questo programma perché ci credeva e pensa: finalmente le dirà che sono ancora viva, le dirà di non perdere la speranza, magari le dirà anche dove mi trovo. E invece la medium guarda la madre di Amanda e le dice: Don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven, on the other side. I just hate this. She's not alive, honey. Amanda è incredula e vedere la reazione di sua madre a questa notizia le spezza il cuore. Sua madre è devastata e scoppia in un pianto disperato. Solo 2 anni dopo, amici, purtroppo sua madre morirà stroncata da un infarto e non saprà mai che sua figlia in realtà era ancora viva, perché la prigionia si protrae per tantissimo tempo. Passa circa 1 anno da quando Amanda è stata rapita, quando un giorno Ariel le dice qualcosa di spaventoso. Le dice che ha intenzione di rapire un'altra ragazza, una terza ragazza, e lo fa. E non rapisce una ragazza qualsiasi. È come se Ariel volesse alzare il livello del rischio sempre un po' di più. Infatti rapisce la migliore amica di una delle sue figlie, una ragazza di 14 anni di nome Gina De Jesus. Gina è cresciuta nel quartiere dei Castro e ha avuto un'infanzia molto serena, ha una famiglia amorevole e sogna di diventare un avvocato un giorno. Il 2 aprile del 2004 Gina esce da scuola e invece di prendere l'autobus decide di tornare a casa a piedi, e questa è una cosa che Gina fa spesso perché in questo modo risparmia i soldi del biglietto che sua nonna le dà e riesce a tenerseli per sé per comprarsi
delle cosine, degli snack. Pensate che Gina esce da scuola insieme alla figlia di Ariel Castro, perché come vi dicevo sono migliori amiche, per poi dividersi lungo il tragitto e poi ad un certo punto Gina viene avvicinata da Ariel Castro, che come al solito è in auto, e le chiede se volesse un passaggio. Ed esattamente come le altre due ragazze, Amanda e Michelle, anche Gina accetta. Di nuovo, perché quello è il padre della sua migliore amica. Durante il tragitto Ariel mantiene lo stesso copione e convince Gina ad andare a casa sua per salutare l'altra figlia, ovviamente non quella con cui Gina era fino a pochi minuti prima. Gina accetta e il resto possiamo immaginarlo. Ariel la aggredisce, le fa violenza e Gina prova a liberarsi. Gina lotta con tutte le sue forze, ma ovviamente non ha nessuna speranza contro Castro, che è molto più grosso di lei e ha molta più forza. Ariel sistema Gina in un'altra stanza, anche perché le ragazze non vengono mai tenute insieme. Cioè, Michelle sta prigioniera in una stanza, Amanda nel seminterrato e ora Gina in un'altra stanza ancora, anche perché appunto la casa di Castro è piuttosto grande, aveva 5 camere da letto. Quando la famiglia di Gina non la vede tornare a casa, si allarma subito perché lei è molto abitudinaria, quindi è strano che non sia rincasata alla solita ora. Gli amici e la famiglia quindi, oltre ad avvisare le autorità, battono tutto il quartiere armati di volantini alla sua disperata ricerca. Le autorità, come sempre, indagano, la cercano, ma non hanno idea di cosa possa essere successo e non sospettano minimamente di Ariel Castro e anzi succede qualcosa che ha dell'incredibile. Praticamente in quegli stessi giorni la polizia deve indagare su un incidente che non ha nulla a che fare con la scomparsa di Gina, giusto? Ma a fare queste indagini la polizia si reca proprio nella strada di casa di Ariel Castro e interroga persino alcuni dei suoi vicini di casa, senza sapere che dentro quella casa, proprio lì di fronte a loro, non solo c'è Gina, ma ci sono anche Amanda e Michelle, rapite tutte dalla stessa insospettabile persona. Le autorità comunque nel frattempo hanno capito che la sparizione di Gina e quella di Amanda sono collegate, cioè che probabilmente sono state prese dalla stessa persona perché entrambe vivevano nella stessa zona e sono sparite a distanza neanche di un anno l'una dall'altra, mentre purtroppo, tristemente, Michelle continua a non venire considerata, cioè non viene neanche cercata. Their families were looking for them, but there was no mention about yours. He would taunt me every single day. Your families don't care about you. Ain't you glad I took you? Ma la persona su cui ad un certo punto cadono i sospetti non è quella corretta. Le autorità sospettano infatti di quello che ai tempi della sua scomparsa era il fidanzato di Amanda, un ragazzo di nome Daniso Diaz. Daniso viene addirittura arrestato con tutta la gente del quartiere che applaude mentre viene portato via dalle autorità perché sono convinte che finalmente il rapitore delle due ragazze sia stato preso. Ma come sappiamo non è così, infatti poche ore dopo Daniso Diaz viene rilasciato anche se per moltissimo tempo le persone continueranno a sospettare di lui. E tra l'altro per un lungo periodo le 3 ragazze sono prigioniere nella stessa casa ma non sanno le une delle altre, cioè Michelle per esempio non sa che Ariel abbia rapito anche Amanda e Gina e sospetta della cosa vedendo i telegiornali nella sua piccola TV, perché come vi dicevo Ariel le tiene sempre in aree separate della casa. Michelle ricorda di aver sentito le urla di Amanda, però non sa, cioè a un certo punto non sa se lei sia ancora in casa oppure no, non sa chi sia, non sa niente, non l'ha mai vista. Ma questa cosa ovviamente non può durare per sempre. Ariel non può tenere 3 persone in casa e non farle mai incontrare. Pian piano infatti permette alle ragazze di
uscire dalle loro camere, sempre sotto la sua supervisione, e di solito sempre e solo per svolgere le faccende domestiche. Le ragazze ovviamente iniziano a legare tra loro, si crea un rapporto molto speciale, sono di supporto l'una per l'altra e Ariel lo nota, infatti inizia a cercare di metterle l'una contro l'altra. Per esempio, fa cose come a volte premia di più una rispetto ad un'altra, consapevole che in una situazione come quella è molto facile creare invidie, tra virgolette, nel senso che la psiche delle 3 ragazze è già terribilmente compromessa ed è normale che si aggrappino a quei minuscoli momenti di gratificazione, quindi pensieri come perché a lei sì e a me no vengono spontanei. E Ariel lo fa con qualsiasi cosa, col cibo, con le violenze. Michelle, per esempio, è quella con cui lui è più crudele, più violento rispetto alle altre. Amanda invece sembra essere la sua preferita. Addirittura Castro le dice di volerla sposare, mentre invece Gina è quella a cui tendenzialmente dà più cibo rispetto alle altre. E questo giochetto psicologico è l'ennesimo modo che Castro usa per torturarle, insomma, uno dei tanti. Pensate che addirittura le costringeva a giocare alla roulette russa con una pistola che era senza proiettili, anche se ovviamente lo sa solo lui, che nella pistola non ci sono proiettili, le ragazze non lo sanno, cioè riuscite anche solo a immaginare il terrore in una situazione del genere. I comportamenti di Ariel comunque diventano sempre più bizzarri, ma non solo con le ragazze, proprio in generale nella sua vita. Per esempio un giorno, vi ricordate, lui fa l'autista di scuolabus e un giorno appunto litiga furiosamente con dei genitori perché a detta sua questi genitori erano saliti sullo scuolabus senza chiedergli il permesso. Un giorno invece, cosa fa? Invece di portare i bambini nello scuolabus a scuola, aveva deviato ed era andato in un centro commerciale a farsi gli affari suoi, lasciando i bambini chiusi nello scuolabus e portandoli a scuola solo ore dopo. Io non capisco come non venga accusato di sequestro di minori, già solo per questo, davvero io non me lo spiego. Ma a parte questi episodi bizzarri, continua a comportarsi come se niente fosse, cioè nel senso che appunto continua a lavorare, frequenta la chiesa locale ogni domenica e, amici, sapete addirittura che cosa fa? Dato che, come vi dicevo, Gina era la migliore amica di una delle sue figlie, lui conosce molto bene la sua famiglia, no? Ecco, Ariel in diverse occasioni sta vicino alla famiglia di Gina e andrà anche a diverse veglie funebri che la famiglia farà, aiuterà con le ricerche e addirittura donerà dei soldi per contribuire appunto alle ricerche della ragazza che in quel momento si trova legata in casa sua. Ma purtroppo il peggio deve ancora venire, perché ad un certo punto Amanda rimane incinta di Ariel e, a differenza di come lui si era sempre comportato con Michelle, questa volta permette ad Amanda di tenere il bambino, anzi la bambina, perché sarà una femmina. Amanda partorisce il giorno di Natale del 2006, quindi sono passati ben 3 anni da quando è prigioniera lì, e partorisce ovviamente senza l'aiuto di un dottore. Di fatto né lei né la bambina vedranno mai un dottore. Partorisce grazie a Michelle. Praticamente Ariel sfrutta l'occasione per torturare Michelle ancora un po', dicendole che se avesse fatto morire la piccola durante il parto, poi lui avrebbe ucciso anche lei. Michelle, che non ha mai fatto partorire una persona in vita sua, doveva anche avere questa pressione addosso. Per fortuna comunque va tutto bene, la piccola nasce sana e Amanda le dà il nome di Jocelyn. Amanda si innamora di sua figlia all'istante, la piccola le dà la forza di resistere in quella situazione angosciante e diciamo che le dà una ragione per continuare a vivere. This is his kid. You know, how do I feel about that? And she resembled him a lot. And I would look at her and I just felt like
She's mine. She's mine. Ariel non compra niente per la bambina. Il suo primo vestitino è formato da 2 paia dei suoi calzini. Praticamente Ariel taglia dei buchi per le sue gambe e 2 buchi per le braccia e voilà, un vestitino. Questa situazione assurda continua e questa bambina cresce senza mai vedere un dottore, senza mai farsi un vaccino. Amanda la educa come può e ovviamente arrivata a 3 anni la piccola Jocelyn inizia a parlare, inizia a dare i nomi alle cose. E come lo spieghi a una bambina di 3 anni perché la sua mamma è incatenata ad un radiatore? Amanda infatti le catene le chiama braccialetti davanti alla figlia. Ma anche lì Ariel non può pensare di tenere Amanda incatenata per sempre, avendo allo stesso tempo una bambina da crescere. Infatti da un certo punto in poi le permetterà di stare in casa senza catene e lei fa del suo meglio per far vivere alla piccola un'infanzia serena e con una parvenza di normalità. Sempre all'età di 3 anni, infatti, Castro permette a Jocelyn di uscire. Immaginate, non aveva mai messo il naso fuori di casa questa bambina dal momento in cui era nata. A 3 anni per la prima volta esce all'aria aperta e fa la sua prima passeggiata al parco. E alcune piccole cose cambiano. Amanda è sempre un pochettino più libera, la stanza si riempie di giochi per Jocelyn e Amanda spera dentro di sé che magari Ariel possa liberarle per amore di sua figlia, alla quale comunque a modo suo sembra legato. Ma questa cosa non succede mai. Nel 2011 sono passati 8 anni da quando Amanda è stata rapita e Jocelyn ha 5 anni e in teoria dovrebbe iniziare ad andare a scuola. Quindi Amanda allestisce una piccola scuola finta dentro la sua stanza e finge tutta quella che dovrebbe essere una routine normale per un bambino. Quindi si svegliano, finge di lavare Jocelyn, finge di farle la colazione. Would pretend walk to school. I try to make it as real as possible for her, you know. So we would lock the door and we would walk to school, cross streets, and I would tell her, you know, stop at green lights and look both ways when it's a red light. And we would finally get to school and I would sit her down and tell her, okay, I love you, have a good day. And then I would become her teacher. C'è un film veramente, veramente bello, tanto bello quanto straziante, non so se riuscirò a dirvi questa cosa che voglio dirvi senza piangere. Comunque si chiama Room, stanza, non so se lo avete visto, se non lo avete visto vi prego guardatelo, ve lo consiglio tantissimo. E l'autrice del romanzo da cui è tratto il film, perché in origine era un romanzo, si è ispirata ad alcuni casi reali di rapimento, parla ovviamente di un rapimento, tra cui proprio questo caso qua. E infatti questa cosa di Amanda che finge con la figlia di vivere una vita normale dentro appunto a questa stanza nel film è realizzata veramente bene, quindi vi consiglio questo film. Comunque passano altri 2 anni in questo modo. Ma un giorno del 2013, il 6 maggio del 2013, succede qualcosa che non era mai successa prima, mai successo in quei 10 lunghi anni, ovvero Ariel Castro lascia la porta della stanza in cui sono le ragazze aperta. Quando Amanda se ne accorge è incredula perché appunto non era mai successo, o meglio, non era mai successo senza che lui fosse in casa e in quel momento sembra proprio che lui non ci sia, cioè Ariel Castro è uscito di casa e ha lasciato la porta della stanza aperta. Le ragazze iniziano ad andare nel panico perché non sanno se lui si sia effettivamente dimenticato o se sia un altro dei giochetti perversi di Ariel, magari vuole solo vedere se cercano di scappare. Amanda però vuole rischiare, vuole provare a liberarsi.
Gina e Michelle invece hanno troppa paura, temono che sia una trappola e che Ariel torni e uccida tutte. Ma Amanda si butta, esce dalla stanza, corre al piano di sotto, apre la porta d'ingresso, che anche quella è aperta, peccato che dietro c'è una seconda porta, chiusa invece con un lucchetto, ma è una di quelle porte antivento, avete presente? Sono porte sottili, quindi lei inizia a cercare di romperla e riesce a fare un piccolo buco da cui fa uscire solo un braccio e così inizia a sbracciarsi e a chiedere aiuto. Ma la cosa assurda è che un passante la vede e non fa niente amici, la vede e si allontana. Ma Amanda non si arrende e continua a sbracciarsi e a urlare. Urla: sono Amanda Berry, sono prigioniera da 10 anni. E finalmente ad un certo punto un vicino di casa la nota e questa volta interviene. I see this girl going nuts trying to get out of her house. I go on the porch and she says, help me get out. I've been in here a long time. Little girl, and she says, call 911. My name is Amanda Berry. Quest'uomo si chiama Charles Ramsey. Lui corre verso Amanda e inizia insieme a lei a prendere a calci la porta fino a creare un'apertura un po' più grande da cui lei riesce ad uscire, ovviamente con Jocelyn in braccio. Charles le dà il suo cellulare con cui Amanda chiama il 911 e la chiamata è da pelle d'oca. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I know right now. We're going to start them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Gina e Michelle però non sanno che Amanda è riuscita a scappare, sono ancora nella loro stanza e anzi sono convinte che Amanda sia stata presa da Ariel. Ma Amanda invece è libera e all'arrivo della polizia, che letteralmente riempie la strada, arrivano volanti su volanti, lei subito dice loro che non è l'unica, ci sono altre ragazze in casa e con estremo stupore delle autorità, una volta dentro, trovano non una, ma ben 2 altre ragazze tenute prigioniere, Gina De Jesus e Michelle Knight, che vengono ovviamente anche loro salvate. L'agente Anthony Espada è il primo ad arrivare sulla scena e racconta che non dimenticherà mai quel giorno, che definisce uno dei più emozionanti della sua lunga carriera e addirittura si farà in seguito un tatuaggio con questa data. It was like a dream. I needed somebody to wake me up. Thank you, Lord. You brought my baby back home. Lo stesso giorno, il 6 maggio del 2013, alle 17:55, Ariel Castro viene arrestato mentre è alla guida della sua auto in compagnia di suo fratello. Erano appena stati a pranzo dalla madre perché per lui quello era un giorno come un altro. Al momento del fermo Castro ha 52 anni e viene inizialmente perseguito solo per 4 capi di imputazione per rapimento e 3 capi di imputazione per stupro. Il procuratore della contea, Timothy McGinty, istruisce poi un caso e il 7 giugno un gran giurì presenta un atto formale di imputazione contenente ben 329 capi d'accusa. Accuse che, pensate, riguardano solo da agosto del 2002 a febbraio del 2007 e, oltre a questo, viene chiesta anche la pena di morte. Castro inizialmente si dichiarerà non colpevole per poi essere rinviato a giudizio il 13 luglio. Il 12 luglio al primo atto di accusa ne viene aggiunto un secondo per
ovviamente il periodo successivo a febbraio 2007. Questo porta ad un totale di 977 accuse, 512 di rapimento, 446 di stupro, 7 di sesso forzato, 6 di aggressione, 3 di procurato pericolo per i minori, 2 di omicidio aggravato per aver fatto abortire forzatamente Michelle, e 1 di possesso di armi. Ma il 17 luglio Castro si dichiara di nuovo non colpevole anche per tutte queste ulteriori accuse. Sia durante gli interrogatori che durante il processo Ariel Castro tenta un po' di sminuire, di mistificare quanto accaduto, affermando che in casa regnasse l'armonia e che le ragazze volessero rimanere lì, e inoltre nega anche di aver mai violentato le 3 ragazze e descrive i rapporti che hanno avuto come consensuali. Castro dice anche queste parole. What I'm trying to get is that these people are trying to paint me as a monster and I'm not a monster. I'm sick. I've been my sexual problems been so bad on my mind that I'm impulsive. Castro alla fine accetta un patteggiamento e si dichiara colpevole di 937 capi di imputazione e il 1 agosto del 2013 viene condannato all'ergastolo più 1000 anni di prigione senza la possibilità di richiedere la libertà condizionale. Accettando il patteggiamento ovviamente si è evitato la pena di morte, ma diciamo che a morte alla fine ci si condanna da solo, perché il 3 settembre del 2013, quindi circa un mese dopo la sentenza, Castro viene trovato morto nella sua cella. Si è impiccato con le lenzuola, anche se il Dipartimento di Riabilitazione e Correzione dell'Ohio ha poi pubblicato un rapporto secondo il quale Castro potrebbe essere accidentalmente morto per asfissia autoerotica e non per essersi tolto la vita. Le ragazze, una volta libere, hanno ricominciato a vivere. 2 anni dopo essere uscite dalla prigionia, Gina De Jesus e Amanda Berry si sono diplomate al liceo. Gina ha anche festeggiato il suo 15° compleanno, la quinceañera che non aveva mai potuto festeggiare, e ha indossato un bellissimo abito bianco. Amanda e Gina sono rimaste molto amiche, sono ancora in contatto e hanno scritto insieme anche un libro di memorie, loro insieme ai giornalisti del Washington Post, Mary Jordan e Kevin Sullivan. Il libro è stato pubblicato nell'aprile del 2015. Amanda Berry ad oggi lavora con una stazione di notizie locale che si occupa di bambini e adulti scomparsi proprio lì nell'area di Cleveland, quindi lei mette a frutto la sua esperienza al servizio degli altri. Anche sua figlia Jocelyn, che ad oggi ha quasi 20 anni, sta bene e si è integrata perfettamente nella comunità, vivendo una vita ordinaria, con serenità e facendo tante amicizie, facendo esperienze. Nel 2018 Gina De Jesus ha fondato il Cleveland Family Center for Missing Children and Adults per supportare le famiglie e aiutarle a relazionarsi con i media, con la polizia e per aiutarle in tutte le difficoltà psicologiche. E ironia della sorte, la fondazione di Gina si trova proprio nella stessa strada in cui è stata tenuta prigioniera per tutti quegli anni, la Seymour Avenue. Michelle, che ora si fa chiamare Lily Rose Lee, ha fondato un rifugio per animali bisognosi, la Unleashed Animal Rescue, e racconta che questo suo amore per gli animali e più che altro il bisogno di salvarli è dovuto al fatto che durante la sua prigionia ha assistito a numerosi abusi sugli animali, perché Ariel Castro portava a casa animali, cani, gatti e insomma altri animali, per poi trattarli male e per fargli del male. Una delle tante mostruosità che aveva fatto contro Michelle era stato regalarle un cucciolo di nome Rudolph, che era ovviamente diventato il suo unico amico, stava in stanza con lei, per poi togliergli la vita davanti a lei. Michelle si è anche sposata, ha scritto anche lei 2 libri di memorie ed è ad oggi in contatto con suo figlio Joey. Vi ricordate che
Michelle aveva un figlio prima di essere rapita, di cui le avevano tolto l'affidamento. Ecco, Joy, dopo la sua scomparsa, è stato adottato da una famiglia e ad oggi sono in contatto. La madre di Ariel Castro, Lilian Rodriguez, si è da subito detta sconvolta e sofferente, ma ha chiesto alle vittime di perdonare il figlio e di perdonare lei stessa per averlo messo al mondo, immagino, ma le ragazze hanno dichiarato che non saranno mai in grado di perdonarlo. Mai. Mi hijo es enfermo que ha cometido algo bien grave. Estoy sufriendo mucho. Pido perdón por aquellas madres, que las muchachas me perdonen. Sufro el dolor que ellas sufrieron. Estoy sufriendo por el dolor de mi hijo y que mi hijo está enfermo y que no tengo nada que ver con lo que mi hijo hizo. Tra l'altro, nel 2012, solo un anno prima della sentenza di Castro, la sua ex moglie, Nilda, è venuta a mancare proprio a causa di quel tumore al cervello che le era stato diagnosticato poco prima di divorziare da lui. La casa di Ariel Castro, simbolo di questa terribile prigionia, per evitare che diventasse sito di attenzione morbosa da parte del pubblico, è stata demolita il 7 agosto 2013, quindi solo pochi giorni dopo la sentenza di Castro, che pensate si era anche lamentato della cosa, dicendo che era molto legato a quella casa, emotivamente legato a quella casa. She's accompanied by her attorney, Kathy Joseph, and a member of the victims' Lisa Mariello. Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is Michelle Knight, and I would like to tell you what it definitely is like for me. I miss my son every day. I wonder if I was ever going to see him again. He was only 2.5 years old when I was taken. I look inside my heart and I see my son. I cry every night. I was so alone. I worried about what would happen to me and the other girls every day. Days never got shorter. Days turned into nights. Nights turned into days. Years turned into eternity. I knew nobody cared about me. He told me that my family didn't care. He tormented me constantly, even on holidays. Christmas was the most traumatic day, because I never got to spend it with my son. Nobody should ever have to go through what I went through, or anybody else, not even the worstest enemy. Gina was my teammate. She never let me fall, I never let her fall. She nursed me back to health when I was dying from his abuse. My friendship with her is the only thing that was good out of this situation. We said we will someday make it out alive, and we did. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, amici, io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!